Hai presente quella sensazione quando parli una lingua straniera in cui per esprimere un concetto che potresti dire con una sola parola, non ricordi la parola o non conosci la parola e quindi devi dire una frase intera? Beh, oggi facciamo un quiz super divertente proprio su questo. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi facciamo questo gioco super divertente. Lo facciamo insieme, eh? Io ti do una definizione e tu mi devi dire la parola. Poi, ovviamente, ti dirò la risposta corretta e anche degli esempi molto utili per espandere il tuo vocabolario. Quindi, pronti a mettere alla prova il vostro vocabolario? Iniziamo. Ti do la prima definizione. È una persona con cui non è piacevole stare. Una persona forse che non saluta mai, scortese. È il contrario di simpatico. Pensa un po', ti do qualche secondo. E se hai bisogno di più tempo, allora puoi mettere in pausa il video. Beh, la parola è antipatico. Antipatico. Per esempio, posso dire: mio fratello è proprio antipatico, mi risponde sempre male, quindi forse anche un po' maleducato, che non rispetta gli altri, non è cortese, non è gentile. O anche: se Giulia viene alla festa, io non vengo, mi sta troppo antipatica. Qui ti insegno un'altra espressione: stare antipatico. Se io dico che Giulia mi sta antipatica, significa che io trovo Giulia antipatica. Cioè, per me Giulia è antipatica. Quindi quando diciamo che qualcuno mi sta antipatico, significa che per me quella persona è antipatica. Forse però per altre persone no. Invece se dico che qualcuno è antipatico, sto descrivendo la persona. Non sto parlando dell'effetto che quella persona ha su di me. Allora, com'è andata? Hai indovinato la parola antipatico? Beh, adesso procediamo alla prossima. Ecco la definizione. È una persona che fa amicizia facilmente, una persona a cui piace stare con gli altri. Come definiresti una persona così? Ti do un po' di tempo per pensare. Beh, possiamo dire che è una persona socievole, socievole. Per esempio, Lucia ha tanti amici, è una persona socievole. O anche il mio cane è socievole con gli altri cani. Però aspetta. Sì, possiamo dire anche amichevole. Chiaramente è un sinonimo, quindi socievole o amichevole sono la stessa cosa. Persone che fanno amicizia facilmente, persone a cui piace stare con gli altri, a cui piace stare in compagnia, ma abbiamo un altro sinonimo molto molto usato in italiano per dire che una persona è amichevole, è socievole, fa amicizia facilmente, una persona con cui è facile passare il tempo. Possiamo dire una persona alla mano, alla mano. Per esempio, Alessandra è una persona molto alla mano, parla con tutti ed è gentile. Forse non conoscevi l'espressione alla mano, che è davvero molto molto usata. E ora, prima di passare alla prossima definizione, voglio dirti una cosa importante. Se ti piace migliorare il tuo vocabolario attraverso questi giochi, beh, abbiamo preparato per te una risorsa incredibile. Forse conosci la Settimana Enigmistica, che è questo giornale che esce settimanalmente nelle edicole italiane, dove ci sono tanti giochi con le parole. Per esempio i cruciverba, i rebus. Beh, noi abbiamo fatto la stessa cosa, però versione studente d'italiano. Quindi puoi divertirti e imparare tantissimo nuovo vocabolario
con questo fantastico PDF. Troverai tantissimi giochi di parole super utili che ti permetteranno di ampliare il tuo vocabolario, però divertendoti allo stesso tempo. Per scaricare il PDF con questi fantastici giochi di parole, puoi scannerizzare il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccare sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Adesso andiamo avanti alla prossima definizione. Una persona riservata a cui piace stare da sola o con poche persone, che non ama parlare molto. Come possiamo definire una persona così? Ti do un altro piccolo indizio, è il contrario di estroverso. È una persona introversa, introverso. Per esempio, gli introversi hanno bisogno di momenti di solitudine, cioè momenti da soli, per ricaricarsi. Ho un altro esempio, anche se Silvio è introverso, gli piace stare in compagnia. Un altro modo per dire introverso è anche usare l'aggettivo chiuso, quindi una persona chiusa, una persona che non si apre facilmente, anche se introverso è un po' una persona che forse ha più difficoltà a fare amicizia, preferisce stare da sola, però se diciamo una persona chiusa, forse è una persona che proprio non si apre con nessuno, non parla delle proprie emozioni, non parla di cose personali, quindi secondo me chiuso è un po' di più di introverso. Passiamo alla prossima definizione. Come si definisce una persona che parla davvero tanto? Una persona a cui piace chiacchierare. Mi piace tanto chiacchierare. Beh, possiamo dire un chiacchierone. Io sono un chiacchierone, una persona chiacchierona. Adoro questa parola, forse è una delle mie parole preferite in italiano. Per esempio, Marco è un chiacchierone, non smette mai di parlare. O anche a scuola ero un chiacchierone e l'insegnante mi sgridava spesso. Mi diceva: "No, basta parlare, devi stare in silenzio, fai i compiti." E tu sei un chiacchierone, una chiacchierona? Fammelo sapere nei commenti. Voglio sapere. E ora, come si chiama una persona di cui ci si può fidare, che se dice di fare una cosa, la fa? Mm, pensa un po'. Beh, una persona di cui ci si può fidare è una persona affidabile. Affidabile. Per esempio, puoi fidarti di Giovanni, è un ragazzo affidabile. Ma voglio insegnarti anche un'altra espressione che ha più o meno lo stesso significato di affidabile ed è più che altro usata quando una persona rispetta le promesse, mantiene le promesse. Possiamo dire una persona di parola, cioè che se prende un impegno, se ci fa una promessa, la mantiene. Per esempio, il cliente ha detto che sarebbe arrivato alle 8 ed è arrivato puntuale, è proprio di parola. Cioè, ha detto che arrivava alle 8 ed è arrivato alle 8. Ha mantenuto la promessa. O anche al contrario, Massimo non è una persona di parola. Fa tante promesse, ma non le mantiene mai. Questa è davvero una bella espressione, ti consiglio di ricordarla. Passiamo alla prossima definizione. È una persona avara con i soldi, a cui non piace spendere i soldi, non vuole spendere i soldi, che conta anche i centesimi. Come si chiama una persona così? È un tirchio, una persona tirchia. Per esempio, Giulia è molto tirchia. Le ho chiesto i soldi per un gelato e mi ha detto di no. Ma in realtà abbiamo anche un'altra espressione che mi piace tantissimo per dire la stessa cosa.
che è braccino corto. Braccio, questo è un braccio, ok? Braccino, quindi un piccolo braccio corto. Una persona che ha il braccino corto significa che non vuole spendere i soldi, perché ha il braccino corto e quindi non può dare i soldi, no? E secondo me è bello ricordarlo così. Quindi una persona che ha il braccino corto è una persona tirchia. Andiamo avanti con la prossima definizione. Una persona che vuole che tutto sia perfetto, senza errori, molto attenta ai dettagli. Come si chiama una persona così? Beh, qui possiamo dire perfezionista, un perfezionista, una persona che vuole che tutto sia perfetto. Possiamo anche usare un'altra variante colloquiale molto interessante, che è precisino o precisina. Quindi una persona precisina è una persona che vuole che tutto sia preciso, però anche in modo un po' fastidioso, possiamo dire. Per esempio, possiamo dire: mio figlio non riesce a finire i disegni perché è un perfezionista e se non è perfetto non gli piace. O anche: Fabio è un precisino, controlla ogni cosa che fa almeno 2 volte per assicurarsi che non ci siano errori. E in realtà possiamo usare anche un altro aggettivo, cioè pignolo o pignola, che sempre significa una persona perfezionista, precisino, però pignolo è prettamente negativo. Cioè una persona perfezionista ma molto molto fastidiosa, soprattutto nei confronti degli altri. Per esempio, Veronica è un po' pignola. Se metti un bicchiere fuori posto, si arrabbia. Guarda quante parole nuove stai imparando. Partiamo da una parola, da un concetto semplice e impariamo tante nuove parole. Beh, e se vuoi imparare altre parole, devi assolutamente scaricare il nostro PDF con tantissimi giochi di parole per ampliare il tuo vocabolario. Puoi scaricarlo cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Andiamo avanti con la prossima definizione. È una persona molto intelligente che capisce le cose velocemente. Questo è un po' più difficile. Qualcuno che capisce le cose velocemente, al volo. È una persona sveglia come non quando dormi, ma sveglia. Perché una persona sveglia è più attenta di una persona che dorme. Quindi quando diciamo che una persona è sveglia, è una persona che capisce le cose velocemente, una persona molto intelligente. Per esempio, Marta è una ragazza davvero sveglia, capisce tutto velocemente. O un altro esempio, anche se Mauro è molto giovane e inesperto, è un ragazzo molto sveglio. E andiamo avanti con la prossima definizione. Una persona un po' pazza che fa cose strane, imprevedibili. Come si chiama una persona così? Possiamo dire che è una persona fuori di testa. Usiamo questa espressione, fuori di testa. Per esempio possiamo dire: Fabrizio è fuori di testa. Ieri si è tuffato all'improvviso da un'altezza di 20 metri. O anche: Gianluca è un po' fuori di testa. Non riesce a essere serio, ma è molto simpatico. Come vedi, fuori di testa possiamo usarlo sia per una persona che fa cose pazze, come Fabrizio che si tuffa da 20 metri, ma anche per una persona come Gianluca che semplicemente non riesce a essere serio, che scherza sempre. Anche quella può essere una persona fuori di testa, perché ti fa divertire. E ora vediamo l'ultima definizione. Una persona intraprendente, capace, una persona brava in quello che fa, competente. Questo è difficile. Come possiamo definire una persona così? Possiamo dire in gamba, in gamba.
due parole, in la preposizione poi gamba, gamba. Per esempio, Laura è una ragazza in gamba, si è laureata col massimo dei voti in solo 2 anni. Quindi qui vediamo che è una persona molto capace, molto intraprendente, si è laureata in pochissimo tempo con il massimo dei voti, un po' una situazione speciale. O anche Mauro è diventato manager dell'azienda dopo solo 1 anno, è sempre stato un ragazzo in gamba, quindi una persona molto capace, intraprendente, che raggiunge sempre i suoi obiettivi. Fantastico, abbiamo finito con questo quiz. Quindi su 10 parole o espressioni, quante ne hai indovinate? E comunque hai imparato tante nuove parole ed espressioni per descrivere una persona. Quindi adesso, qui sotto nei commenti, puoi descrivere te stesso o te stessa usando alcune delle parole o delle espressioni che hai imparato in questa lezione. E non dimenticare di scaricare il nostro fantastico PDF con tantissimi giochi di parole per ampliare il tuo vocabolario divertendoti. Questo è bello. Puoi farlo scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. E se questa lezione ti è piaciuta e hai imparato nuovo vocabolario in italiano, non dimenticare di mettere un bel mi piace, perché questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi, come sempre, ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!